Allora, viene, però come posso dirti, non tanto polemico, però come dire, tutto d'un pezzo, lui è un po' fermo sul suo modo di pensare, è sì, un po' un blocco, nel senso difficile da malleare, ma non è morbido, ecco. Mm. Diciamo che la- la- la grande forza risiede nell'atteggiamento completamente opposto, nel mettersi fortemente in discussione quando ce n'è bisogno, nel non dare nulla per scontato, nell'ascoltare, Esatto. nell'accogliere, non nel muoversi semplicemente su un binario. Lei diceva è leone come segno zodiacale. In effetti questo Beh, segno ha delle caratteristiche di questo tipo quasi sempre. sì, c'è la presunzione che quello che fa e quello che dice è giusto in assoluto, non è giusto per lui, è giusto in assoluto. Ma il leone come segno zodiacale è dominato da una qualche entità, 99 casi su 100? Allora, tutti i segni zodiacali in un certo senso sono delle entità perché vorrebbero controllarci, ok? Mm, Però ricordiamoci una cosa, questo qui in cui che siamo venuti a fare è un gioco. L'abbiamo detto tante volte che il gioco ha il proprio cartellone nel cielo. Nel cielo ci sono le costellazioni, ok? I segni zodiacali sono delle costellazioni. mm, Quindi è naturale che chi è nato sotto un determinato segno subisca l'influsso di quella costellazione, perché questo è il gioco mhm, e sta a noi, attraverso la nostra consapevolezza ed evoluzione, liberarci da questo schema che ci vorrebbe contenere e forgiare completamente. Mm? mm. Noi possiamo ovviamente ribellarci. C'è chi invece ha meno consapevolezza e segue alla lettera lo schema Sono proposto. Quindi, per d'accordo. esempio, sì. Per esempio, il marito di Bibi. Hai voglia, Monica, solo velocemente, botta risposta, li vediamo tutti e 12? Non lo so se riesco, Quello che ti proviamo. viene, dai. Ariete. È il Noi, primo. sì, noi siamo degli Siamo arieti noi. atipici, però, eh. Eh, Ehm, ehm, e su questo la testardaggine, la difficoltà ad ammettere di aver sbagliato. Ma quale entità abbiamo? Dominante. Ehm, mm, Se cioè, si, se si può dire, allora, ovviamente, nel senso eh, che è una forzatura, poi c'è l'ascendente, poi c'è tutta una serie di questioni. sì, cioè in realtà l'ariete è rappresentativo, nel senso che le entità in realtà poi sono tantissime, no? E quindi questo ariete che sbatte sempre la testa con le sue corna, già rappresentativo così, però come entità che noi citiamo, Mhm. eh, oddio, mi vengono delle divinità, non so perché mi ha dato... sai che cosa? Che mi fa muovere nella mitologia, mi dice Mhm. Prometeo. Mhm. Toro, Toro viene come se fosse assorbito dalla terra, quindi fa le sue radici e non lo muovi da lì. E quindi come se fosse una specie di gea, un po' però ottusa, ti posso dire. Mm. gemelli. Giano bifronte. Quindi proprio la doppiezza, no? Questa cosa di poter mostrare entrambe le facce, ma neanche ti sta facendo capire se ti sta mostrando una o l'altra faccia. Cancro, Il Poseidone. E in questa sensibilità, ma anche molto, non so come dirti, lunatica e può avere insomma, anche scatti di ira, mm, molto irritabile. Leone, il marito di Bibi. Il leone mi viene collegato a Zeus, che si sente così importante, potente, eh,
sopra tutti. Vergine, Allora, Vergine proprio mi viene tipo la roccia, no? Come se fosse impenetrabile e intaccabile. Eh, eh, non so cosa c'entra perché mi viene Diana, che è legata alla caccia, non lo so il perché. bilancia, Allora, bilancia, come se ci fosse un'indecisione. Ma qua non so perché mi presenta una ninfa minore che è Eco, sai che è innamorata di Narciso. mhm. Io dico quello che mi viene, non so se poi... Scorpione, Scorpione. eco, il segno di Bibi, Allora, un attimo, perché lo Scorpione è quello che potenzialmente ha più capacità di tutti, perché è quello che riesce a penetrare maggiormente gli animi umani. Ma riesce a penetrare anche la materia e infatti è un arachnide, mm. quindi è così, è il ragno. Sagittario, Allora, Sagittario, adesso mi viene proprio nella sua forma, eh, mi viene in questa sua ibridazione, non riesco a vedere l'entità però, non so perché mi manda Polifemo, non ho idea. Capricorno, Capricorno me lo rimanda a delle entità ehm, sottoterra, eh, delle entità chtonie, degli inferi. mm. Ma Acquario, scusami un attimo, Capricorno, Gesù era Capricorno? boh. Sì, io sono proprio ignorantissima, Inferi, mm. eh. Beh, secondo la favola, perché Certo, 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 secondo la, insomma, quel Gesù lì proposto dalla Chiesa. non esiste un Allora, segno, la data di nascita di Gesù del 25 dicembre, è stata scelta per motivi liturgici, potrebbe essere pesci o vergine, o capricorno, ma sono speculazioni stronzate. Acquario, dicevamo, allora, eh, c'è tipo una divinità del vento. pesci e basta. Pesci di nuovo me lo rimanda a Poseidone e a Venere.